Bene ragazzi, benvenuti, sono ancora in compagnia con la mia bellissima, raffinata, aristocratica gatta Sophie. L'abbiamo chiamata Sophie in francese proprio perché lei ricorda i tratti, i lineamenti aristocratici eh, di certe nobildonne. Allora, non mordere però, dai Sofia, allora, Sofia è un po' stanca, dobbiamo continuare, no, con le nostre video lezioni sugli imperatori svevi, sui papi, sui comuni e così via, d'accordo? Allora, piccola Sofì, te ne vuoi andare? Ma non, perché mi lecchi? Ma non sei un cane, non dovresti leccarmi come un cane. Allora, lasciamo Aglia, non artigliarmi, la lasciamo libera, vuoi andare a mangiare, vero? La lasciamo libera con un bel salto di quelli che piacciono a lei. Abbiamo visto alla fine della scorsa lezione, io ho lasciato ciò che avevo scritto sulla lavagna. Abbiamo visto che Federico II di Svevia, dopo un'infruttuosa guerra contro il papato e i comuni del centro-nord, i comuni, non tutti i comuni, ma ovviamente i comuni guelfi favorevoli al Papa, Federico II, dopo essere stato sconfitto dal Papa e dai comuni guelfi, muore nel 1250. Abbiamo visto che il mantenimento del potere nel Regno di Sicilia, anche in Germania, da parte dei figli, sia pure adottivi o illegittimi, di Federico II, è messo duramente alla prova. Manfredi e Corradino, nessuno di loro, nessuno degli eredi svevi di Federico II, prima di tutto, come vedremo in un altro argomento, sarà mai eletto imperatore di Germania. Anzi, per un certo periodo, per quanto sembri strano, a partire dal 1250, per un lungo periodo, nessuno sarà eletto imperatore di Germania e il trono sarà vacante. Ci sarà il cosiddetto grande interregno. Ormai i principi tedeschi che si erano ribellati a Federico II volevano essere autonomi, non volevano quindi neanche più un imperatore e per lungo tempo non lo eleggono. Quindi i figli di Svevi, Manfredi e Corradino, figli di Federico II di Svevia, mai saranno imperatori di Germania. Riescono almeno a essere re di Sicilia. Dopo tutta una serie di problemi, Manfredi riesce finalmente a essere eletto re di Sicilia nel 1258, mentre Corradino continua a combattere nell'Italia meridionale. Anche il potere di Manfredi, tuttavia, è molto incerto. Parliamo quindi di alcune vicende dei comuni. Abbiamo visto si dividono in guelfi e ghibellini. Vi ricordo che in una lezione precedente io vi ho dato uno schema generale delle caratteristiche dei comuni e della loro evoluzione storica in Italia. Adesso possiamo scendere più nel particolare, perché alcune vicende dei comuni italiani sono connesse a queste vicende che stiamo vedendo degli imperatori svevi. Nello scontro tra che va dal 1200, che abbiamo visto, che va dal 1237 al 1250 di Federico II contro i comuni, non tutti i comuni erano stati guelfi, cioè contro Federico II favorevoli al Papa, come abbiamo visto. Con Federico II si erano schierati molti comuni, qui non tutti i comuni, capite, combattono contro Federico II, alcuni, quelli ghibellini, l'avevano sostenuto nella guerra, si erano schierati con lui. I comuni di Pisa, quindi Pisa è un comune ghibellino, anche altri comuni, ma soprattutto un signore che si chiamava Ezzelino da Romano, che appunto era un signore, un capo assoluto, Ezzelino da Romano, che aveva acquisito grande potere perché era riuscito a sottomettere addirittura quattro comuni: Treviso, Verona, Padova e Vicenza, quindi una buona parte del Veneto. Questo potente signore Zelino da Romano, anche lui era ghibellino, aveva combattuto insieme
a Federico II. Se vogliamo vedere la situazione dei comuni, diciamo all'inizio del 200, nel corso del 200, dobbiamo dire che ormai in Italia solo pochi comuni avevano un ruolo importante. Quelli più ricchi, più importanti, erano quelli che avevano un ruolo nel commercio internazionale, nel commercio nei mercati a lunga distanza, nei circuiti internazionali. Questi comuni nel 200 sono davvero pochi. Sono Venezia, Genova, Pisa, in parte Milano, ma di meno, e poi Firenze, Lucca e Siena. Solo questi sono i comuni veramente importanti in Italia, quelli che fanno un commercio internazionale a lungo raggio. Altri comuni, come per esempio Verona, Padova, oppure Perugia o Pistoia, avevano solo un ruolo regionale, cioè esistevano solo all'interno di mercati limitati, di mercati regionali. In questi comuni meno importanti la ricchezza derivava fondamentalmente dall'agricoltura. La divisione, abbiamo visto, tra Guelfi e Ghibellini spesso era opportunistica. Guardate che non è assolutamente vero che i comuni guelfi erano davvero a favore dell'universalismo papale, del potere della Chiesa assoluto, così come non è vero che i comuni ghibellini volevano che magari l'imperatore conquistasse tutta Italia, tutta Europa. Molto spesso ci si schierava tra i guelfi e i ghibellini per questioni di opportunità, per andare contro un'altra città che faceva parte dell'altro schieramento. E molto spesso tra i comuni italiani la dose di trasformismo era talmente alta che molti comuni guelfi poi cambiavano bandiera, diventavano ghibellini, molti ghibellini diventavano guelfi, cioè c'era molto opportunismo con molti cambi di campo causati dalle lotte tra le fazioni. Vediamo che dopo il 1220, per esempio, città classicamente guelfe sono Firenze. Ricordate che Dante fu cacciato da Firenze perché era ghibellino? Invece Firenze è appunto una città guelfa a favore del Papa, Dante era a favore dell'imperatore. Erano guelfe per esempio Firenze, Lucca, oppure anche al di fuori della Toscana, Genova, erano comuni guelfi. Mentre invece comuni ghibellini erano ad esempio Pisa e Siena. Però, come vi ho detto, questi schieramenti erano opportunistici. Prendiamo per esempio Firenze e Siena. Firenze e Siena sono contrapposte, Firenze è guelfa e Siena è ghibellina, però il vero motivo del contendere non c'entra niente con il Papa e l'imperatore. Firenze e Siena stavano lottando per il controllo della regione agricola della Val d'Elsa, sapete, è una bellissima campagna toscana della Val d'Elsa. Questo è il motivo della loro contrapposizione, non perché davvero qualcuno amasse il Papa e qualche altro l'imperatore. Vedremo poi che cosa succede. E questo fatto che ci sono i guelfi ghibellini, attenzione, crea dei contrasti anche all'interno del comune. Cioè, voglio dire che Firenze era per la maggior parte guelfa, ma c'erano anche i ghibellini, cioè le fazioni di guelfi e ghibellini esistevano all'interno di ogni comune e creavano gravissimi problemi, perché già vi erano i contrasti ricordati all'interno dei comuni tra le varie famiglie, nobili, eccetera. Ma il podestà, oppure ricordate le organizzazioni popolari, le istituzioni popolari del comune, dovevano anche cercare di controllare, spesso non ci riuscivano, queste organizzazioni di parte. Intendo dire che oltre ai legittimi governanti, li abbiamo visti il podestà, i priori, il capitano del popolo, il gonfaloniere nei comuni, si creavano delle altre fazioni, delle vere organizzazioni di parte dei guelfi e dei ghibellini, e ogni organizzazione guelfa ghibellina all'interno di ogni comune aveva i propri consigli, i propri palazzi, i propri armigeri, i propri consoli. Cioè, pensate, addirittura le proprie magistrature contrapposte a quelle ufficiali del comune, proprio nel momento in cui molti comuni stavano diventando comuni popolari, e quindi le istituzioni popolari avevano a che fare, capite, con un doppio potere, con un contropotere.
perché Guelfi e Ghibellini formavano degli altri poteri oltre le magistrature popolari. Con la morte di Federico II, attenzione, nel 1250, la vittoria guelfa fa sì che la fazione ghibellina venga espulsa da molti comuni, d'accordo? Vengono cacciati da molti comuni italiani i ghibellini che avevano perso insieme a Federico, a Federico II. Allora, se noi vogliamo tornare a Manfredi, no? Abbiamo visto Manfredi, che cosa succede? Succede che lui è re di Sicilia e Manfredi cerca, in quanto appoggiato dai comuni ghibellini, di stroncare la potenza di Firenze, che era una delle città guelfe più importanti, d'accordo? Più importanti. E quindi che cosa succede? Che effettivamente i ghibellini ottengono una vittoria in Toscana. Nel 1260 c'è la battaglia di Montaperti, ricordata anche da Dante. Cosa succede nella battaglia di Montaperti? Che Pisa e Siena, città ghibelline, riescono a sconfiggere Firenze. L'espansione molto forte di Firenze in Toscana viene provvisoriamente fermata, Firenze Guelfa, dalle città ghibelline di Pisa e Siena, sconfiggono Firenze a Montaperti nel 1260. Fate attenzione che però la prevalenza dei ghibellini sarà di breve durata, perché dipende anche da quello che succede a Manfredi. I vari papi vogliono finirla definitivamente con gli svevi in Italia, vogliono cacciarli. Allora che succede? Un nuovo papa che si chiama Urbano IV, fate attenzione, Urbano IV nel 1261, per contrastare Manfredi di Svevia, re di Sicilia, chiama in aiuto Carlo d'Angiò. Il nuovo papa dà il feudo, che considera un suo feudo, del regno di Sicilia e di Napoli alla dinastia degli Angioini, d'accordo, francesi. Urbano IV chiama Carlo d'Angiò: per favore vieni in Italia, vieni in Sicilia, sconfiggi Manfredi, d'accordo? Non si fa pregare Carlo d'Angiò, che era un aristocratico importantissimo francese. Pensate che Carlo d'Angiò, il conte Carlo d'Angiò, era il fratello del re di Francia Luigi IX. Carlo d'Angiò riesce facilmente a sconfiggere Manfredi, praticamente tutto si risolve in una sola battaglia nel 1266 a Benevento. Manfredi di Sveglia viene sconfitto a Benevento e muore anche lì. Il regno di Sicilia e di Napoli passa a Carlo d'Angiò. Quindi abbiamo, vedete, un nuovo padrone. Vedete che nell'Italia meridionale i padroni, i re, sono sempre stranieri. Nell'Italia centro-meridionale invece sono i comuni che sconfiggono anche gli imperatori. L'Italia centro-settentrionale si autogoverna. Invece al sud che cosa succede? Prima ancora dei Normanni, Bizantini, Saraceni, Longobardi, poi vabbè lasciamo perdere, i Normanni, poi gli Svevi, poi adesso gli Angioini, e come vedremo non è neanche finita, perché arriveranno anche altri. Carlo d'Angiò quindi si impossessa, quindi dopo gli Svevi ci sono gli Angioini come re di Sicilia e re di Napoli, d'accordo? E gli Angioini, succede che poi, ricordate che c'era anche Corradino V, il fratello di Manfredi. Dopo la sconfitta di Manfredi nel 1266 anche Corradino viene ucciso 2 anni dopo, nel 1268. È piuttosto triste la cosa, Corradino non aveva neanche 18 anni, l'ultimo erede di Federico II. Corradino viene
catturato in Abruzzo a Tagliacozzo durante un agguato, viene poi portato il più presto possibile a Napoli, dove viene decapitato senza alcun processo nella piazza del mercato di Napoli. Viene decapitato da un boia. La cosa è piuttosto discutibile perché Corradino V era comunque un re, un principe di sangue reale. E non è che succedeva sempre che i principi venissero decapitati così, senza un processo, senza niente. La tragica vicenda di Corradino di Svevia, che viene decapitato in questo modo, in maniera brutale, susciterà l'interesse anche dei poeti, dei pittori, ci saranno molte opere d'arte, insomma, dedicate alla sventurata vicenda di Corradino. Tuttavia, adesso gli Angioini, Carlo d'Angiò, sono i padroni dell'Italia meridionale. Diciamolo subito, il regno degli Angioini è un disastro per l'Italia meridionale che va proprio in forte declino. Il regno degli Angioini inizia nel 1266 in Sicilia e a Napoli. I meridionali sono molto scontenti degli Angioini perché i baroni e gli aristocratici meridionali non possono accettare che gli Angioini facciano arrivare in Italia nobili loro amici dalla Francia, cioè danno molte delle terre dei feudi dell'Italia meridionale della Sicilia a aristocratici che vengono dalla Francia e che quindi prendono più potere degli aristocratici italiani. Questi aristocratici francesi diventeranno poi, italianizzandosi, per secoli alcune delle famiglie anche napoletane o meridionali più importanti dal punto di vista dell'aristocrazia. Quindi non piace il fatto che insomma, arrivino dalla Francia questi aristocratici a cui Carlo d'Angiò, che è francese, dà le terre. Carlo d'Angiò, attenzione, mi è sfuggito, è stato favorito, chiamato in Italia conquistare il Regno di Sicilia da Urbano IV, anche perché Urbano IV era un papa francese, capite? Quindi favorisce l'istituzione di una monarchia francese in Italia meridionale. I siciliani poi sono davvero ostili a Carlo d'Angiò e ai suoi successori perché la capitale viene portata a Napoli. Ok che erano due capitali, no? Due regni formalmente diversi, uniti solo dallo stesso re, si chiama unione dinastica. Palermo capitale della Sicilia, Napoli capitale del regno di Napoli, però la vera capitale era Palermo, invece adesso la prima capitale viene spostata a Napoli, gli Angioini si trasferiscono a Napoli, Palermo è declassata a seconda capitale. Napoli era stata già favorita da Federico II di Svevia perché Federico II di Svevia vi aveva fondato l'università, d'accordo? L'università di Napoli, quindi insomma i siciliani non hanno molto da gioire. Attenzione, la decadenza dell'Italia meridionale che si rende evidente nel periodo degli Angioini, era già in parte iniziata prima. Voi direte, professore, lei ci ha detto che queste dinastie straniere rovinano l'Italia meridionale perché accentrano tutto nella capitale. Fanno sì che il regno di Napoli e il regno di Sicilia siano regni accentrati, centralizzati, che convogliano tutto nella capitale e tolgono qualunque autonomia o ricchezza agli altri territori. Questo in parte è vero, però gli storici hanno determinato anche, attenzione, che il declino dell'Italia meridionale, che fino all'anno 1000 era sicuramente più ricca e potente dell'Italia settentrionale, invece adesso le cose si vanno invertendo perché non è solo colpa di queste dinastie, di questi governi, di questi re. C'è anche una situazione oggettiva che va a sfavore dell'Italia meridionale, quale abbiamo già visto in un precedente argomento la decadenza anche economica del mondo islamico e di Bisanzio, dell'impero bizantino nel Mediterraneo orientale. La ricchezza dell'Italia meridionale dipendeva quasi esclusivamente dai rapporti commerciali col Mediterraneo orientale,
con Bisanzio e con l'Islam, d'accordo? Una volta crollate il Bisanzio e l'Islam, soltanto l'Egitto in quel periodo era molto prospero, diminuiscono i commerci con il Mediterraneo orientale e quindi l'Italia meridionale declina fortemente. Voi direte, ma anche Venezia, Genova, Pisa, le città marinare, i comuni, non so, Milano, eccetera, vabbè, diciamo per mare Venezia, Genova, Pisa commerciano col Mediterraneo orientale. Sì, ma commerciano col Mediterraneo orientale per fare cosa? Per poi commerciare contro il centro-nord Europa. Cioè, capite, il baricentro del commercio, dell'economia, si sta spostando verso il centro-nord Europa. Ricordate che il Baltico sta diventando una zona ricchissima, ne parleremo poi tra poco. Quindi Venezia, Genova e Pisa non si arricchiscono solo perché commerciano con il Mediterraneo orientale, ma perché poi sono le porte di accesso al commercio verso il centro-nord Europa. E che quindi questo dà un vantaggio oggettivo enorme all'Italia del centro-nord, a differenza dell'Italia del sud che non può accedere al commercio verso la Francia, le fiere che si facevano nello Champagne e nell'Italia, nella Francia e in altri paesi, oppure verso il Baltico, oppure verso le Fiandre. Vedremo che si aprirà una nuova rotta atlantica da Genova alle Fiandre e si potranno con le navi portare moltissime merci, mentre prima c'era solo la via di terra, d'accordo? E quindi c'è una decadenza molto forte dell'Italia meridionale che diventa soltanto produttrice di grano, di altri prodotti alimentari e di lana da esportare verso il nord, d'accordo? Verso il nord. Quindi, insomma, gli angioini si fanno, insomma, odiare un po' da tutti. Tra l'altro, sapete da chi è stato finanziato Carlo d'Angiò affinché possa conquistare la Sicilia e l'Italia meridionale? Da mercanti toscani, in particolare di Firenze e di Siena. Firenze e Siena eh, tornano guelfe, d'accordo? Molte città toscane tornano guelfe, fanno la pace con il Papa, finanziano Carlo d'Angiò. Dopo il successo di Carlo d'Angiò, forse avete già capito, questi banchieri toscani ottengono un tornaconto, non solo si arricchiscono moltissimo prestando soldi al Papa con cui hanno fatto pace, finanziano moltissimo il Papa, ma ottengono una sorta di monopolio del commercio in Italia meridionale. Quindi l'Italia meridionale declina anche perché il proprio commercio viene gestito da stranieri, cioè soprattutto da mercanti toscani. L'economia del Regno di Sicilia e di Napoli sotto gli Angioini è sempre più dominata dai mercanti toscani a cui gli angioini danno condizioni di privilegio per poter commerciare al sud. D'altra parte, i mercanti toscani hanno decretato la vittoria degli angioini al sud finanziandoli, no? Finanziando la spedizione di Carlo d'Angiò. Insomma, c'è un malcontento generale e quindi il dominio, attenzione, angioino in Sicilia dura solo pochi anni, poco tempo, perché nel 1282 già la Sicilia si ribella agli angioini. È la cosiddetta rivolta del Vespro. Sapete cos'è il Vespro? Il Vespro è un orario serale, si dice la messa del Vespro, una messa nel pomeriggio tardi. Succede nel 1282 a Palermo un episodio ben preciso. Alcuni siciliani escono dalla messa, da una chiesa, ci sono dei soldati angioini francesi che perquisiscono alcuni di questi palermitani che escono dalla chiesa, perquisiscono anche una donna. Due soldati francesi, con la scusa di perquisire questa donna, la toccano, la molestano, d'accordo? Con la scusa di perquisirla, in realtà la molestano. Succede che il marito tira fuori un pugnale e uccide immediatamente due di questi soldati che avevano
molestato la moglie. Accorrono altri soldati, altri amici di questo marito offeso, e da qui si scatena la rivolta in tutta Palermo. Ovviamente la questione della donna molestata è soltanto un espediente, soltanto la goccia che fa traboccare il vaso. Tutta la Sicilia è in rivolta e in realtà anche all'interno del Regno di Napoli ci sono delle rivolte. Gli Angioini, come dire, non li vuole più nessuno tranne i papi. I papi vogliono che gli Angioini restino. Ma il problema è che questa rivolta, come al solito, gli italiani meridionali non sono in grado di cacciare lo straniero, di creare un loro governo come un aristocratico italiano, con una dinastia italiana. Se bisogna cacciare una dinastia straniera, sembra normale ai meridionali che questa debba essere sostituita da un'altra dinastia straniera. E quindi in questa guerra, in questa rivolta, si inseriscono gli aragonesi, ricordate gli aragonesi della Spagna, che erano anche loro diventati una potenza navale, ok? L'abbiamo già accennato parlando della Reconquista in Spagna, riparleremo degli aragonesi come potenza navale in un altro successivo argomento parlando sempre della Spagna. Però adesso gli aragonesi vengono a fare i padroni a casa nostra, quindi ne parliamo ora. I rivoltosi quindi chiamano gli aragonesi che si inseriscono nel conflitto. C'è una guerra ovviamente tra gli aragonesi e gli angioini. Gli aragonesi sbarcano in Sicilia, sconfiggono gli angioini. Il Papa non è d'accordo che gli spagnoli aragonesi, oddio, se chiedete adesso a quelli di Barcellona, agli aragonesi, se vogliono essere chiamati spagnoli, vi risponderanno di no, appunto, siamo catalani, siamo aragonesi. Va bene, gli aragonesi si inseriscono in Sicilia grazie alla rivolta, sconfiggono gli angioini, d'accordo? Il re che guida gli aragonesi si chiama Pietro III. Il nuovo Papa, attenzione, alla fine del 200, Papa di cui parleremo ampiamente in un altro argomento, è Bonifacio VIII. Bonifacio VIII non vuole che, attenzione, che gli angioini perdano il regno di Sicilia o addirittura anche il regno di Napoli, li difende e quindi cerca di mediare con gli aragonesi col trattato di Anagni, attenzione, del 1295. Cosa decide Papa Bonifacio VIII? Decide che la Sicilia debba restare agli Angioini. Ma come, gli aragonesi l'avevano già quasi conquistata? No, dice Bonifacio VIII, la Sicilia deve restare agli Angioini e gli aragonesi devono accettare questo accordo. In compenso, che cosa avranno gli aragonesi? Bonifacio VIII dà agli aragonesi la Sicilia e la Corsica. Capite che la Sicilia e la Corsica valgono molto meno del... Scusate, ho sbagliato, dà agli aragonesi la Sardegna e la Corsica. E però, dice, gli aragonesi devono accettare che gli angioini restino in Sicilia. Capite bene che la Sardegna e la Corsica valgono molto meno della Sicilia. Peraltro, la Sardegna, gli aragonesi riusciranno a conquistarla con difficoltà. Gli aragonesi conquisteranno la Sardegna in maniera effettiva soltanto nel 1326 e neanche tutta, perché una parte della Sardegna riuscirà a rimanere indipendente, d'accordo? Quindi comunque gli aragonesi per il momento conquistano la Sardegna e quindi si confermano una potenza espansionistica nel Mediterraneo, visto che gli aragonesi avevano già conquistato le Baleari, d'accordo? Le isole Baleari, quindi hanno diciamo, un'espansione all'interno del Mediterraneo, però gli aragonesi vogliono anche la Sicilia e insomma in Sicilia riprende la ribellione e gli aragonesi chiaramente sconfiggono gli angioini in Sicilia. Alla fine, ad un certo punto,
Bonifacio VIII, Papa, deve convincersi, deve accettare la situazione. Nel 1302, molto importante, c'è il trattato di Calta Bellotta. Calta Bellotta, spero di scriverlo bene. Calta Bellotta, ok? Con il trattato di Calta Bellotta, cosa dice Bonifacio VIII? Che il regno di Napoli deve restare agli Angioini, infatti per ora resterà agli Angioini. E che invece, attenzione, il regno di Sicilia va come feudo personale del Papa, va assegnato agli aragonesi, nella persona del re Federico III d'Aragona, perché in quel momento il re degli aragonesi era Federico III. Attenzione, gli Angioini restano al regno di Napoli. Bonifacio VIII dice: a te, Federico III di Aragona, ti do la Sicilia, però solo come feudo personale. Significa che quando Federico III d'Aragona fosse morto, la Sicilia deve tornare agli Angioini. Questo non si verificherà perché dopo la morte del Papa Bonifacio VIII, la promessa di Federico III d'Aragona non sarà mantenuta. D'accordo? Quindi 1302 Caltabellotta è davvero la svolta. Da quel momento in poi gli Angioini, ok, riescono a tenersi il regno di Napoli, mentre gli aragonesi si impossessano della Sicilia. Quindi attenzione a questo risultato. Ricordate che il regno di Sicilia e il regno di Napoli, ve l'ho detto tante volte, sono due regni distinti. Però, sin da poco dopo il 1000, ve lo ricordate, eh, erano appartenuti alla stessa dinastia, cioè i Normanni erano re di Sicilia e re di Napoli. Gli Svevi, Federico II, era re di Sicilia e re di Napoli. Gli Angioini erano re di Sicilia e re di Napoli. Invece adesso, dopo 250 anni, attenzione, il regno di Napoli e di Sicilia si dividono, si rompe l'unione dinastica. Napoli appartiene agli Angioini, a partire dal 1302 la Sicilia appartiene agli Aragonesi, d'accordo? Si dividono i destini di Sicilia e di Napoli. Voi direte, ma poi gli Aragonesi non conquisteranno anche Napoli cacciando gli Angioini? Sì, gli Aragonesi però dovranno aspettare 150 anni, partendo dalla Sicilia, poi conquisteranno anche il regno di Napoli cacciando gli Angioini e riunendo Sicilia e Napoli sotto un unico padrone. Però questo, cioè la conquista del regno di Napoli a parte gli aragonesi, avverrà solo 150 anni dopo e quindi ne parleremo in un successivo argomento. Per ora, attenzione, lasciamo la storia dell'Italia meridionale più o meno al 1300, d'accordo? Al 1302. Continueremo in seguito. Il nostro argomento non è finito perché io voglio continuare a parlare di quello che succede nei comuni nel corso del 1200 e anche oltre. E inoltre vi parlerò anche di quei tre comuni che sono proprio all'avanguardia perché erano tre città marinare, repubbliche marinare importantissime: Pisa, Genova e Venezia. Parleremo anche della situazione economica nell'Europa, in altri posti d'Europa nel 1200, quindi parleremo anche di altre città che non sono i comuni italiani, ma che sono altre città in altri posti d'Europa, concludendo così il nostro argomento. Spero nella prossima lezione continuate a seguirmi ancora. Grazie, buonasera.